Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per la prima metà di maggio 2026 per l'amore e le relazioni. Ragazzi, abbiamo la carta del giudizio. Periodo di valutazioni potrebbe essere un periodo di presa di consapevolezza o direttamente un periodo dove vengono a galla determinate cose, potrebbe esserci proprio qualche tipo di notizia che vi apre la mente, la visione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Per qualsiasi informazione vogliate per le consulenze private, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Cinque di bastoni. Abbiamo la temperanza. La forza, il fante di pentacoli, la ruota della fortuna. Abbiamo l'imperatrice e un 5 di spade. Interessante come si inizia con un 5 di bastoni e si termina con un 5 di spade. Sembra quasi che l'energia, ragazzi, diventi, come dire, più confusa forse. Adesso andiamo a vedere, andiamo a specificare. Allora, questa è l'evoluzione energetica della vostra situazione e se siete single tenete presente che potete rimanere con questa parte della lettura. Se c'è qualcuno a cui pensate o che avete in testa o con il o la quale avete una relazione, nella seconda parte del video andrò a vedere l'evoluzione energetica di quella persona. Allora, partiamo dal 5 di bastoni. Abbiamo un eremita e un cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche la temperanza. 8 di coppe, 3 di coppe, 5 di spade che avete già qui e morte. Allora, io ho come la sensazione che abbiate avuto un tema con qualcuno, potrebbe essere diciamo una persona che a voi piacesse. Se non avete proprio nessuno, perché sento che qualcuno effettivamente qui è single da molto 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 tempo, diciamo che potreste non aver avuto relazioni ufficiali, però con questo 3 di coppe sì che effettivamente potreste aver avuto qualche relazione clandestina o magari non ben definita, qualche conoscenza che è iniziata. Io sento che molti di voi con questa morte e la temperanza sono in una fase dove hanno bisogno di dare un taglio, dove hanno bisogno di togliersi da certe situazioni, probabilmente da certe relazioni, ehm, diciamo conflittive, perché comunque si parte con un 5 di bastoni, quindi o come e qui anche c'è un 5 di spade. Però il 5 di spade in realtà sento che faccia più riferimento al vostro stato mentale, mentre questa ho come più l'idea che sia qualche discussione o divergenza che ci sia stata in passato con qualcuno. È come se ci fosse un tema che potrebbe confondervi mentalmente e che con questo eremita e il cavaliere di coppe sento che potreste aver ricevuto come una proposta, un'offerta, un qualche tipo di avance, qualche tipo di ammiccamento da parte di qualcuno.
Però ho anche la sensazione che con questa temperanza abbiate bisogno come di prendervi un momento nel prossimo periodo per vedere se è veramente quello che volete voi, il tipo di offerta che vi verrà fatta. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 7 di coppe e la carta della luna. Allora, questa luna, perché c'è anche un 7 di coppe, io credo che qui possa far riferimento a qualche vostra proiezione nel futuro. Potrebbe essere anche la proiezione di qualche paura, considerata la luna, o è come se qualcuno di voi avesse un po' paura a buttarsi, c'è qualche timore del passato, è come se in qualche modo aveste chiaro uno schema che già avete visto. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Uh, regina di bastoni e stella. E che ragazzi, io sento che ci sarebbe la voglia di costruire, sia con questa persona che abbiamo visto qua, ma se non avete proprio nessuno, sento che avete voglia di costruire, diciamo in generale. Ehm, c'è come voglia di creare una relazione dove vi possiate sentire al sicuro, dove vi sentiate desiderati, visti, apprezzati per quello che siete, mi viene da dire. Allora, se non avete proprio nessuno, io penso che questo cavaliere di coppe possa effettivamente rappresentare una persona. Già all'inizio del periodo, quindi magari nel ponte di maggio, potreste incontrare questa persona, soprattutto se parteciperete a qualche tipo di viaggio, di ritiro spirituale, di ehm, incontro, mi viene da dire, culturale più che tutto. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Potrebbe anche esserci un tema di differenza di età che vi blocca un po'. Allora, qui abbiamo la ruota della fortuna, il re di bastoni, qui c'è la regina di bastoni e il 4 di bastoni, ragazzi. Io credo che con questa persona ci sia, perché la carta base è un giudizio, credo che con questa persona ci sia comunque qualche tipo di connessione karmica. C'è anche la stella, re, regina di bastoni. Sì, io sento che potrebbe essere una connessione karmica. Andiamo a vedere l'imperatrice. Asso di bastoni. Giudizio, regina di pentacoli e imperatrice nuovamente. Mm. Allora, vi dirò che la sensazione che ho è che in qualche modo con la ruota della fortuna, è vero che ce l'avete anche qui rigirata al contrario, però è come se succedesse qualche cosa, o sì, che cambia un po' le carte in tavola. Potrebbe essere in realtà potrebbe essere il vostro atteggiamento. 2 di spade. Cioè io ho la sensazione che ad un certo punto, perché questa temperanza può anche essere un qualche cosa che state dando all'altro o all'altra, e con la carta dell'imperatrice, vedendo tutti questi archetipi al contrario, soprattutto l'asso di bastoni, mi viene proprio da dire che farete come Venere, diventerete passivi, solo ricettivi, come se non deste più tanto ad un certo punto. È come se ci fosse una situazione dove voi state facendo i fatti vostri, conoscete effettivamente questa persona, magari la conoscete già da un po',
potrebbe venirvi incontro, ma è come se voi non sapeste ancora bene se effettivamente un po' vi garba la persona, se è quello che volete voi in questo momento. Insomma, qui c'è un qualche cosa che vi fa cambiare la dinamica di comportamento rispetto a prima, vi fa diventare come più passivi, è come se interveniste meno, è come se diventaste molto più osservatori. Andiamo a vedere il 5 di spade. Mm, temperanza. E 9 di spade. Io ho la sensazione che voi qua possiate, diciamo così, allontanarvi da una situazione, da una persona per calmare le acque. Poi è come se decideste di non fare più niente, di stare lì a godervi lo spettacolo, fondamentalmente, però poi diciamo che non è che arrivi tutta questa chiarezza mentale, perché comunque è come notare che si perpetua questa sorta di disequilibrio che qui state cercando di rimettere a posto. Effettivamente potrebbero esserci discussioni con qualcuno di esterno, oppure questi due 5 di spade sono le vostre lotte interne, quello che da un lato vorreste raggiungere, quello che sono i vostri sogni, però dall'altro lato potrebbe anche farmi capire che potrebbero essere le proiezioni, è come se ci fosse una parte di voi che va da un lato e una parte di voi che va dall'altro lato. E quindi per non sapere bene da che parte andare, a un certo punto deciderete come di fermarvi. Vi dico, lì secondo me arriva questo giudizio, la presa di consapevolezza. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Vediamo come si muove l'energia dell'altra persona. Quattro di spade e voi avete la temperanza. 5 di pentacoli e anche voi avete un bel amplèn di 5. 4 di coppe. 4 di pentacoli, 3-4 a questa persona. Giustizia. Re di bastoni. Dieci di bastoni. Ok. Io credo che secondo me, ci siano state delle discussioni in passato. Può essere verso fine aprile, verso l'inizio di maggio, dipende da quando ascoltate voi la lettura, però potrebbero esserci stati come scusatemi, dei diverbi, delle controversie e qualcuno potrebbe anche aver passato come un periodo di silenzio, sento, ma perché è come se ci fosse una delusione da parte di questa persona. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 2 di bastoni. Io sento che questa persona ha voglia di costruire qualche cosa con voi. Però devo dire che c'è come un tema che non rende questa persona tranquilla. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Potrebbe essere tranquillamente un tema economico, sinceramente. 4 di spade nuovamente, papa e 9 di bastoni. Questa persona ha anche la giustizia e qui c'è il papa.
Potrebbe essere che questa persona, diciamo, non veda l'evoluzione o il potenziale futuro con voi nello stesso modo in cui lo vogliate voi, lo vediate voi. Con questo 9 di bastoni mi fa venire in mente che in realtà stia come tenendo fuori un certo tipo di accordo. C'è come qualche cosa che ha deluso questa persona per quello che riguarda un accordo. Tenete presente che voi avete un 3 di coppe, quindi non vi nego che per qualcuno potrebbero esserci stati come degli infiltrati nella relazione, come se fosse stato, ci fosse stata una delusione per quello che riguardava un patto. Io credo che nel momento in cui ci sia stata questa discussione, voi possiate aver pensato che la cosa era terminata, mentre questa persona no. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 4 di coppe. Io credo che questa persona non voglia sapere o vorrebbe non sapere, vorrebbe non aver visto. C'è come voglia di qualche cosa di più, secondo me. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Potrebbe anche essere che questa persona abbia avuto un problema a livello lavorativo e che sia sparito o sparita per regolarizzare il suo sistema emotivo. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e la carta della morte. Io sento questa persona molto statica sulla sua posizione. Credo che qui ci sia più un andare dalla parte di questa persona, per voi, mentre da parte di questa persona c'è effettivamente una sorta di stop, una sorta di ho bisogno di riprendermi, ho bisogno di fare mente locale, ho bisogno di stare da solo, anche se non vorrei, da solo, da sola, anche se non vorrei, però è come se fosse necessario, mi devo riprendere da questo momento. Andiamo a vedere la giustizia perché qui si arriva a un nuovo accordo, si regolarizzano le cose, si ritrova come una sorta di equilibrio se vogliamo. Perché? Perché voi qua cambiate l'atteggiamento. 9 di coppe, 7 di coppe e temperanza. È un po' come se si dovessero riequilibrare questi due 7 di coppe, quindi le opportunità, le occasioni, quello che effettivamente si potrebbe fare con quello che già si ha e ci si sta godendo, no? È come non andiamo troppo in là con la fantasia, ipotesi, non costruiamo troppo, godiamoci quello che abbiamo costruito fino ad adesso. O facciamo progetti più a breve termine, mi verrebbe da dire. Potrebbe anche esserci una questione di tempo con la carta della giustizia, cioè un po' come gestire meglio il tempo o avere come tempo più di qualità. Però potrebbe anche trattarsi di fare dei turni per vedersi o cose di questo genere. Andiamo a vedere il re di bastoni, abbiamo un cavaliere di spade e la regina di spade. Voglio andare a vedere anche il 10 di bastoni, 5 di coppe e 5 di bastoni. Sento come se qualcuno qui non volesse smettere di lottare. Però per certi versi è anche come se qualcuno non si volesse compromettere mentre l'altra parte sì. Questo lo sento. Non sento sinceramente rotture. Sì, una pausa, uno stand-by effettivamente potrebbe esserci in questo momento, in questo periodo.
Però in realtà si tratta di, con la giustizia e la regina di spade, ridefinire un pochettino le regole del gioco, mi verrebbe da dire. Soprattutto per questa persona. Può anche essere, perché voi avete comunque ruota della fortuna e subito sotto c'è la giustizia, ragazzi, che improvvisamente le cose si riequilibrino. Perché la giustizia mi parla di legge di compensazione, quindi tanto è stato tolto, tanto vi verrà dato, e poi abbiamo la ruota della fortuna che mi parla anch'essa per certi versi di una fine di un ciclo karmico. Bisogna rimettere come in equilibrio questo karma. Andiamo a vedere una sibilla antica. Vediamo che cosa vi vogliono dire. 2 ne avete. Allora, una dice: il gatto. Carta di malaugurio, vi predice tradimento in amore o in affari da parte di una persona nella quale riponete la massima fiducia. Abbiamo un 3 di coppe qui, ragazzi. Sento che sia un po' più la vostra energia, ma ho anche la sensazione che qualcuno di voi potrebbe giocare all'investigatore privato e inseguire il vostro lui o la vostra lei in macchina e vedere, insomma, se effettivamente è vero quello che racconta. C'è come questa sensazione di andargli dietro, di seguire l'altra persona. Può anche essere semplicemente seguirla sui social, per esempio. E poi dice, con dolci parolette e lieta faccia, quel che egli crede il traditore allaccia. Andiamo a vedere l'altra. Sono bellissime queste carte. Qui abbiamo i profumi. Qua abbiamo la carta numero 1 e qua è la carta numero 27. Una persona superficiale, frivola e leggera, avida solo di divertimenti, vi circonda. State in guardia e cercate di allontanarvi da lei. E sotto dice: odor manda la donna all'or migliore, quando seco non porta alcun odore. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Sinceramente, ragazzi, non vedo come questa attitudine giocosa o approfittatrice. Sì, insicura, però non sento che ci sia come questa connotazione da narcisista maligno o cose di questo genere, ok? Non sento connotazione tossica, voglio dire. Allora, qui abbiamo, ecco, carta numero 29, il lavoro d'ombra, le zone d'ombra vi dice, e qui effettivamente abbiamo la luna. Fate attenzione a quello che proiettate voi e a quello che effettivamente è la realtà. E poi abbiamo la carta numero 22 che parla di schemi. Qui secondo me si tratta di riconoscere lo schema e romperlo, che è un po' quello che vi dicevo prima, si chiude come questo capitolo, se vogliamo, di persona sempre disponibile a sostenere e inizia come un momento un po' più passivo dove si tiene d'occhio come evolvono le cose. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, hype, l'iscrizione o la vostra condivisione del video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che sono 4 playlist, vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Sono le playlist con le copertine lilla. Sono praticamente decenni dei miei studi personali e professionali che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!